Cosa ci serve per fare questa borsa? Allora, una chiusura, io in questo caso utilizzo questa, ma voi potete usare qualsiasi tipo di chiusura. Poi ci serviranno 2 anellini per il manico a mano. Come cordino io sto utilizzando questi 4 colori perché dovete scegliere 4 colori. In tutto all'incirca si andrà su per fare tutta la borsa, quindi se avete anche qualche scarto per utilizzare i colori va bene. Il colore principale cercate di averlo un po' di più confronto agli altri colori. Io ho scelto di fare il colore principale verde e poi farò gli altri colori, questi qui praticamente. Io sto utilizzando il cordino di filati 3 sfere, tutti i cordini sono di filati 3 sfere. La grandezza del cordino è di 2,5 mm, quindi voi se avete altre tipologie di cordino basatevi su questo che è 2,5 mm. Poi ci servirà oltre al cordino un pezzo di rete per andare a indurire un pochino la borsa e poi un pezzo di fodera per andare poi a rivestire e a tappare la rete. Come uncinetto utilizzerò un 3,5 mm. Iniziamo con un cappietto e poi andremo a fare 64 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene, ho fatto 64 catenelle, adesso salgo con una catenella in più e vado a fare delle maglie basse non nella costina normale ma in quella che troviamo dietro la catenella. Quindi non si entra nella prima catenella, si va nella seconda, ma non normalmente, ma nella catenella di dietro. Quindi andiamo a fare in queste costine delle maglie basse. Quindi per tutta questa riga si faranno le maglie basse in queste costine dietro le catenelle. Ci ritroviamo al termine della riga. Ho terminato la riga, sono arrivata in fondo. Adesso dobbiamo salire con una catenella, si svolta e si continua con le maglie basse. Dobbiamo fare 7 giri a maglia bassa. In questo momento ne abbiamo fatto uno, quindi ne restano 6. Quindi non nella prima ma nella seconda maglia si entra col nostro uncinetto e si fa una maglia bassa. Quindi si continua in questo modo fino al termine della riga e poi si continuano con le righe che mancano, sempre a maglia bassa. Quindi la prima che abbiamo fatto è questa, andremo a fare altri 6 giri a maglia bassa per un totale di 7. Quindi è molto molto semplice. Quindi ci ritroviamo al termine delle 6 righe per un totale di 7. Bene, ho terminato l'ultimo giro con un totale di 7 giri a maglia bassa e sono arrivata all'ultima maglia, come potete vedere. Adesso dobbiamo cambiare colore, quindi andiamo a prendere il colore che abbiamo scelto.
io farò col marrone. Entro con l'uncinetto e porto il filo verde all'esterno e mi trovo con le due asole. Invece di chiudere come di solito facciamo con il verde, lo andremo a fare con il colore nuovo. Quindi lasciamo un pochino il filo lungo e invece di prendere il verde andiamo a prendere il marrone. E in questo modo, come potete vedere, non si vede la maglia del colore marrone, ma rimane comunque verde, vedete? Adesso si continua con il marrone, quindi facciamo 2 catenelle per alzarci con il lavoro. Qui ci possiamo fare anche un nodino e si va anche a tagliare il filo di quello verde, così almeno sta fermo, ce ne occupiamo dopo. Lo facciamo così almeno resta fermo e non si muove. Quindi abbiamo fatto le 2 catenelle per alzarci con il lavoro e adesso andremo a fare 2 giri a maglia alta con il marrone. Quindi si carica il filo, si va nel primo punto, si passa il filo all'esterno, ci ritroviamo con 3 asole, si chiudono le prime 2, ci ritroviamo con 2 asole e si chiudono le ultime 2. E si fa tutto a maglia alta per 2 giri. Quindi questa riga e poi se ne fa un'altra. Quindi terminiamo questa riga, ne facciamo un'altra e ci ritroviamo al termine delle 2 righe. Bene, sono arrivata al termine della seconda riga e sono all'ultima maglia. Anche qui dobbiamo cambiare colore, quindi si inizia a fare la maglia alta, si chiudono le prime 2 e le ultime 2 le andiamo a chiudere con il colore nuovo. Quindi le ultime 2 si vanno a chiudere con il nuovo colore. Qui possiamo tagliare il filo e fare un nodino così non scappa più e qui facciamo 2 catenelle. Bene, una volta tagliato il filo e fatto 2 nodini, abbiamo fatto le 2 catenelle, si svolta il lavoro e andiamo a fare la stessa identica cosa del marrone, quindi 2 giri di maglie alte. Quindi ci ritroveremo al termine di questi 2 giri a maglia alta. Bene, ho terminato anche questi 2 giri, sono sempre all'ultimo punto e anche qui andiamo a cambiare colore. Quindi si chiudono solamente le prime 2 asoline e le ultime 2 si fanno con l'altro colore. Ecco qua. Andiamo a tagliare quell'altro filo, sempre nel solito modo, andiamo a fare dei nodini. Adesso anche con questo colore si sale con 2 catenelle, si svolta e si vanno a fare altri 2 giri di maglia alta con questo colore. Come potete vedere è super semplice e i passaggi sono sempre gli stessi. Quindi adesso andiamo a fare altri 2 giri a maglia alta.
ci ritroviamo al termine. Ok, ho terminato le ultime 2 righe, sono come sempre all'ultimo punto. Adesso dobbiamo andare a fare lo specchio di questo pezzo. Quindi ora, dopo questo colore, che è la fascia centrale, andremo a rifare 2 giri di beige, 2 giri di marrone e 7 giri di verde, voi in base ai colori che avete scelto. Quindi da qui in poi dobbiamo semplicemente rifare questi 3 punti. Uguale, deve essere lo specchio. Quindi 2 giri di maglia alta di questo colore, 2 giri di maglie alte di questo colore e 7 giri di maglie basse di questo colore. A questo punto vi lascio continuare da sole, tanto il procedimento è lo stesso, e ci ritroviamo al termine di queste 3 righe. Allora, ho terminato tutto il pannello e non vado a tagliare il filo perché adesso dobbiamo andare a mettere la rete. Non ve lo faccio vedere in questo tutorial, vi lascio sotto in descrizione come si inserisce la rete e ci rivediamo al termine del montaggio della rete. Quindi scendete sotto in descrizione del video e troverete il link per andare a vedere come inserire la rete. Questi fili in eccesso, prima di andare a mettere la rete, le vado a nascondere. Quindi sfaccio il nodino che avevo fatto in precedenza e vado a nascondere i colore su colore. Quindi questo beige lo andrò a nascondere sul beige e faccio la stessa cosa su tutti i fili in eccesso. Bene, ho inserito la rete, sono andata a nascondere anche il filo. Adesso lo andremo a rivestire con della stoffa, quella che volete, e anche per questo passaggio vi lascio il link sotto in descrizione per vedere come io fodero il pannello. Quindi se volete vedere questo passaggio andate nel video nella descrizione. Prima andate ad inserire la chiusura prima di mettere il rivestimento in cotone. Bene, ho terminato anche la fodera del pannello. Adesso andremo a realizzare il laterale. Allora, il laterale si possono fare in 2 modalità. O in questa che vi faccio vedere adesso, che sono punti bassi classici, e poi ho applicato la rete, quindi poi andrà foderato anche questo. Oppure possiamo fare della stessa grandezza, però con il punto termico. Il punto termico è abbastanza solido, però vi mangerà un pochino più di filato, però eviterete il passaggio della rete, quindi come volete voi. Ho poco filato perché era degli scarti, era un filato di scarto, non mi basta per il punto termico, se no l'avrei fatto con il punto termico, quindi lo vado a fare in questa modalità. Quindi andiamo a fare 12 catenelle. Una catenella per alzare il lavoro e andremo a fare delle maglie basse dietro le nostre catenelle. Quindi maglie basse, vi devono risultare 12. Ok, una volta arrivati in fondo si sale con una catenella e si continua a maglia bassa. Quindi adesso non ci resta che continuare sempre nello stesso modo a maglia bassa fino a che non si arriva ad un'altezza di 18 cm. Quindi il vostro laterale deve essere alto 18 cm. Quindi è molto semplice, si deve continuare sempre a maglia bassa.
Quando si arriva in fondo si sale sempre con una catenella per svoltare e continuiamo così finché non arriviamo a 18 cm. Sono arrivata all'altezza del nostro laterale e poi sono andata a mettere la rete nello stesso modo che ho fatto con il pannello. Quindi anche questo lo andrò a rivestire e a cucire tutto intorno. Ricordatevi di lasciare un po' di filo per poi andarlo a cucire al nostro pannello. Adesso andiamo a fare il manico. Faccio un cappietto e faccio 25 catenelle. Una catenella per alzare il lavoro, giro le catenelle e vado a lavorare nelle costine che ci sono dietro le catenelle, quindi devono risultare 25. Quindi a maglia bassa faccio tutte le costine dietro le catenelle. Arrivati in fondo vado a fare altre 2 righe di maglie basse, quindi si sale con una catenella, giro il lavoro e vado a fare delle maglie basse normali per 2 giri. Quindi questo è il primo giro e poi si torna indietro sempre a maglia bassa. Praticamente si devono fare 3 giri a maglia bassa, quindi qui abbiamo fatto il primo giro, adesso andremo a fare gli ultimi 2. Ci ritroviamo al termine. Ok, terminati gli ultimi 2 giri a maglia bassa, adesso faremo un giro in costa retro, quindi si sale sempre con una catenella, si gira il lavoro e andremo a lavorare solamente nella catenella, questa qui dietro. Invece di prendere tutte e 2 le maglie, andremo a prendere solo quella di dietro. Quindi per tutta questa riga si lavorerà in questo modo, in costa retro. Ok, una volta terminato questa riga, noterete che qui si è creato uno scalino, che questo ci servirà poi per piegare il nostro manico. Quindi adesso andremo a fare le ultime 3 righe a maglia bassa, come abbiamo fatto prima. Quindi si sale con una catenella, si svolta e si fanno 3 righe a maglia bassa classica. Quindi non più in costa retro. 3 righe a maglia bassa, prendendo tutte e 2 le costine. Ci ritroviamo al termine delle 3 righe. Bene, una volta terminate le ultime 3 righe a maglia bassa, possiamo andare a piegare il nostro manico. Quindi faremo la piegatura dove abbiamo creato la riga della costa retro. Quindi tanto lo vedrete già perché il manico si piegherà già da solo e gli andiamo a dare una forma. Adesso si taglia un pochino di filo, cioè si lascia lungo un po' di filo e si va a tagliare perché ora andremo a cucire direttamente con lo stesso filo. Quindi vi lasciate un po' di filo, andate a tagliare, levate l'eccesso e sfiliamo il filo in questo modo. Adesso con un ago da lana andiamo a cucire tutto
il contorno del nostro manico. Ok, quindi andiamo a far combaciare i punti sia a destra che a sinistra del manico e andiamo semplicemente a cucirli in questa maniera qua. Allora, il primo punto lo faccio passare davanti, cioè sopra, per bloccare bene, e poi vado a cucire in questo modo, da parte a parte, tra maglia e maglia. Passo a quella successiva, prendo tutte e due e tiro e faccio così fino in fondo. Una volta cucito tutto, vado a nascondere un po' il filo, lo taglio e vado ad inserire gli anellini del nostro manico. Il nostro manico è pronto. Ho terminato anche di foderare il secondo laterale. Adesso abbiamo tutti i nostri componenti, quindi i due laterali, il manico, il nostro pannello della borsa e adesso andremo a cucire sulla borsa i laterali. Quindi prendiamo il laterale, il nostro ago da lana e avviciniamo il nostro laterale e andremo a cucirlo come abbiamo cucito anche il manico. Quindi io faccio sempre il primo laterale dove il filo combacia con questo lato, perché quell'altro il filo combacerà non con questo angolo ma con il corpo. Quindi io inizio sempre con il laterale dove combacia con l'angolo. Quindi il primo punto lo vado sempre a fare da davanti. Passo dall'altro lato. Stringo bene e adesso passo dal lato a lato semplicemente e vado a cucire. Lo faccio in questo modo perché almeno non si andrà a vedere il filo sopra, quindi in questo modo evitiamo di far vedere la cucitura praticamente. Quindi catenella su catenella e si cuce, catenella su catenella e si cuce. Quindi questo lavoro lo faremo ovviamente per tutto il laterale.
ci rivediamo al termine della nostra cucitura. Ho terminato di cucire tutto il laterale e adesso vado a nascondere il filo e poi faccio la stessa identica cosa in quell'altro laterale. Ok, ho terminato anche quest'altro laterale di cucirlo. Sicuramente da quest'altro lato vi si creerà questo spazio. Quindi una volta che avete terminato tutto e arrivati a questo punto, fate qualche punto in più, da sopra però, in questo modo. Così andate a fermare bene questo spazio. Andate a prendere anche magari questa sopra. Questo modo, che sono un po' più alti, stringete bene, così almeno non si crea più quello spazio. I laterali di questa borsa li dovete piegare un pochino in questo modo, perché bisogna poi chiudere bene la nostra borsa. E vado a nascondere anche questo filo. Adesso andiamo a terminare la chiusura, quindi prendendo bene le misure, aiutandovi anche con delle pinze, in base anche a dove avete messo l'altro pezzo, andate a mettere quello sopra. Ok, e anche la chiusura l'abbiamo messa. Adesso qua sopra andremo a mettere il nostro manico. Io lo vado a mettere all'inizio di questi due colori e vado abbastanza sotto e prendo anche la rete, così rimane più fermo e non si allarga. Cioè, se prendete solamente il filato poi vi fa questo lavoro, invece se prendete anche sotto la rete non avete il problema poi che si allarghi la borsa. E la nostra borsa è terminata. Adesso voi potete pensare di fare o una tracolla regolabile con il cordino sempre, oppure, come nel mio caso, si va a mettere una semplice catena da attaccare sempre qua. Quindi girate la borsa e la inserite qua, o direttamente in questo modo, oppure volendo, se la volete regolabile, la fate passare in questo modo. Quindi passate la catena qua e la chiudete in questo modo, così avete anche la catena nella maniera che la potete regolare come volete. Se volete fare la tracolla in cordino vi lascio sempre sotto in descrizione il video per realizzarla. E niente, la borsa è terminata. Spero che vi piaccia, spero che il tutorial vi sia stato utile. Se avete qualsiasi domanda ovviamente scrivetemelo nei commenti, che io rispondo sicuramente a tutte. E niente, fatemi sapere, mettete un like e mi raccomando iscrivetevi al canale.